Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. E continuiamo il nostro percorso attraverso le NDE. Quest'oggi vorrei parlarvi delle NDE brevi. Perché parlarvi di queste NDE brevi? Vorrei parlarvene perché, come vi dico sempre, le NDE sono un percorso e ogni tipo di NDE ci spiega qualcosina di quel mistero di cui noi tanto vorremmo sapere e di cui poco conosciamo. Alcuni di voi mi hanno interpellato per alcuni video che trovano ovviamente in rete, internet, su YouTube, eccetera, dove ci sono questi racconti, però sono dei racconti come letture di verbali e non portano a grandi conclusioni se non il fatto in se stesso. Io invece, attraverso tutti questi video che vi porto, cerco di farvi fare un percorso di comprensione, perché ovviamente c'è molto da capire e mano a mano che si imparano nuove cose il puzzle si amplia e la nostra visione comincia a essere omnicomprensiva e non limitata. Perché ci sono le NDE brevi? Ci sono le NDE brevi quando le persone che muoiono temporaneamente non hanno un grande messaggio da ricevere, non hanno una grande testimonianza da portare. Ma semplicemente vengono velocemente respinti indietro affinché possano continuare la loro vita, sapendo però una cosa, che la vita non cessa con la morte fisica. Vi faccio un esempio. Anna, una paziente ricoverata per embolia polmonare, dopo diversi arresti cardiaci ne ebbe uno che durò ben 18 minuti. Non ricorda molto del ricovero, anzi possiamo dire assolutamente nulla, ma quando rimase morta per 18 minuti si sentì trascinare verso l'alto fino in un ambiente molto luminoso. Lì incontrò la sua mamma. La sua mamma, che aveva la stessa faccia, la stessa immagine che lei ricordava, ma più in salute, molto radiosa, molto luminosa. Lei avrebbe voluto star lì con la mamma, abbracciarla, parlarle, ma la mamma fu subito, imperiosamente, comandò che lei andasse via. Le disse proprio queste parole: vai via! E Anna rimase un attimino così, non fece ora pensare o dire niente, che si ritrovò catapultata nel proprio corpo in ospedale e riaprì gli occhi. Scoprì solo in quel momento che chi era al suo capezzale, cioè la sua migliore amica, gli disse: finalmente sei tornata. Solo poco dopo apprese dai medici e dagli infermieri che era stata morta più volte a causa di questi arresti cardiaci e l'ultimo era durato ben 18 minuti. Allora, un altro caso di NDE breve è quello raccontatoci da Cristina. Cristina andava a trovare tutti i giorni il papà Giorgio ricoverato in ospedale a causa di alcuni problemi molto gravi che aveva avuto per un aneurisma cerebrale. Nonostante questo, pur soffrendo molto anche di dolori alla testa, il papà Giorgio aveva mantenuto sempre la sua lucidità mentale e quindi quando Cristina andava a trovarlo faceva qualche chiacchierata e lì faceva compagnia. Una mattina, quando andrò a trovarlo, dopo essere stato molto male, tanto che i medici l'avevano avvisata che forse il papà sarebbe morto in quel frangente, poi invece la informarono mentre lei si stava preparando per andare in ospedale che papà era stato stabilizzato e che poteva recarsi il giorno dopo con tranquillità. Quando lei il giorno dopo appunto raggiunse il papà,
contenta che si fosse ripreso da questa ennesima crisi vicino alla morte, lui gli disse: ho visto un bel posto, e glielo disse indicando la finestra dalla quale non riusciva a staccare gli occhi. Aveva il volto sereno e splendente. Gli disse anche che ieri sera lui era sceso dal letto per andare alla finestra perché voleva tornare in quel bel posto che aveva visto, ma quella cattiva là in fondo alla stanza non gliel'aveva permesso. La figlia Cristina si girò e vide la dottoressa che aveva salvato la vita del suo babbo la notte precedente avvicinarsi per parlare con lei e spiegarle la situazione di salute del papà Giorgio. In realtà gliel'aveva impedito perché lo aveva rianimato portandolo indietro alla vita fisica. C'è un quadro molto famoso che parla di queste NDE che, come le NDE più lunghe e tradizionali, hanno un percorso e delle linee comuni. Il quadro si chiama Ascesa all'Empireo di Bosch, che ovviamente io cercherò e vi metterò qua adesso da vedere. La presenza di persone care defunte, ricordo vivido dell'imperativo di tornare indietro. Tantissimi testimoni di NDE raccontano di una scissione, proprio di un'estromissione dal proprio corpo, e la capacità di guardare dal di fuori la scena dei medici e dei sanitari, come abbiamo sempre visto nelle NDE, che si adoperano per riportarli in vita. Ovviamente c'è chi, come abbiamo detto spesso, ritiene le NDE, soprattutto queste NDE brevi, o delle allucinazioni o dei deliri post mortem o pre-mortem, cioè post mortem perché dopo morti ma rianimati, oppure pre-morte. Invece il professor Sacco, in un libro già scritto nel 2010, Esperienze di premorte, scienza e coscienza al confine tra fisica e metafisica, Enrico Sacco, che è professore di anestesiologia e rianimazione presso l'Università di Padova e specialista in neurologia e autore di oltre 200 tra le più importanti pubblicazioni scientifiche italiane, è convinto che le NDE non siano prove di delirio o di allucinazione, ma che abbiano un vero e proprio significato, una vera e propria esperienza reale. Tanto è vero che ce le descrive in oltre 400 pagine del suo libro, basato sugli studi e sulle analisi di oltre 20 pazienti presi a campione. Se le NDE fossero esperienze dovute a farmaci e allucinazioni, non manterrebbero nell'arco degli anni il condizionamento e il cambiamento che le persone vivono a causa di questo. Vedremo molti di quelli che noi chiamiamo tossicodipendenti cambiare la loro vita in meglio, invece peggiorano solo nel tempo. Il professor Sacco ne è profondamente convinto di questo. Le NDE brevi ci hanno portato a scoprire anche in Italia, ecco perché oggi ho voluto parlarvi di due casi in particolari, proprio le NDE, perché sono state raccolte non solo dal professor Sacco ma da altri medici e sono esperienze molto semplici di cui i pazienti non si vergognano di parlare, mentre delle NDE più complesse a volte si vergognano di parlarne oppure hanno paura di essere presi per pazzi. Scrivetemi qua sotto se eravate a conoscenza di questa ennesima tipologia di NDE, mettete il like, condividete il video sui vostri social con i vostri amici, iscrivetevi al canale se non vi siete iscritti, solo il 20% di voi iscritte, aiutate il canale a crescere, aiutatemi a farmi capire e conoscere dall'algoritmo di YouTube. A tutti voi vi porto un caro saluto, ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti da Ermanno, ciao!